Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Nel video di oggi andremo a vedere i movimenti più importanti della stagione autunnale. Sono letture generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se proprio non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Poi, per sapere come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate la mia email, nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui ed è anche nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere cosa vi riserva la stagione autunnale, amici dei pesci. Cinque di coppe al contrario. E partiamo un po' così. Dieci di bastoni, 3 di bastoni, il Papa, Cavaliere di Pentacoli, 2 di Pentacoli, abbiamo un 7 di bastoni, Cavaliere di Coppe e 3 di Pentacoli, ragazzi. E partiamo con un 5 di coppe. 5 di coppe è sempre una carta che parla di una perdita di tipo affettivo, di qualche cosa diciamo che rende tristi, ok? Potrebbe essere un periodo un po' malinconico quello autunnale in effetti, un periodo un po' diciamo che necessita una guida, è come se ci fosse bisogno di una spinta, di un reindrizzamento. Andiamo a vedere subito il 5 di coppe, ragazzi, ma sento che è come se fosse una questione legata all'amor proprio. Andiamo a vedere. Allora, il 5 di coppe ha un 3 di bastoni, che avete comunque anche qui, e la carta degli amanti. C'è qualche tipo di affetto qui in ballo. Allora, tenete presente che con la carta degli amanti può essere anche una nuova relazione, magari potrebbe essere lontana, e questa sensazione di tristezza del 5 di coppe è dovuta al fatto che è come se foste lontani da questo affetto. Se fosse amor proprio, nel senso che non avete proprio nessuno in testa, ho come l'idea che avete bisogno di allontanarvi da questo tipo di emozione, di vibrazione, per lavorare l'amor proprio. Può essere proprio una distanza fisica, anche oltremare, con il 3 di bastoni. Andiamo a vedere il 10 di bastoni, regina di bastoni e 9 di coppe. Qui ho come l'idea che sentiate un po' l'esigenza proprio di, sì, mi viene da dire scappare in realtà, però diciamo di spostarvi da dove siete, perché con questo 10 di bastoni ho l'impressione che
ci saranno delle responsabilità che potranno pesare parecchio. E questo vi bloccherà un pochettino, vi devo dire, eh. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, perché qua ce l'avete girato al contrario, quindi è come se non riusciste, ecco, a fare nuovi accordi. C'è un 2 di coppe. E l'imperatrice al contrario. Sì, è come se non riusciste ad espandervi, a guardare più in là, a vedere un senso alle cose, mi dicono. Andiamo a vedere il Papa, perché il Papa di solito fa riferimento a dei contratti, a un'ufficializzazione, a qualche cosa che viene portato a galla, che viene riconosciuto dalla società. Ma è anche una persona saggia che divulga, diciamo, è un tramite. Abbiamo un cavaliere di spade. È un 5 di spade. È un po' come se vi sfidassero ad andare per il vostro obiettivo. Per qualcuno sì che significa il matrimonio, per qualcun altro è un contratto o appunto un'ufficializzazione all'interno di un gruppo. Tenete presente che c'è anche un 5 di spade al contrario, quindi non fatevi prendere troppo dalle questioni egoiche, cioè quello di cui avete bisogno semplicemente per sentirvi riconosciuti dagli altri, perché prima di tutto dovete fare l'amore su voi stessi, sull'amor proprio, siete prima voi che dovete riconoscere quanto siete grandi, poi gli altri vi possono dire quello che vogliono, voi sapete quello che valete. Andiamo a vedere questo cavaliere di pentacoli, perché qui il consiglio è proprio, tenete presente che il cavaliere di spade è quello a livello di ritmo più veloce del mazzo, mentre il cavaliere di pentacoli è quello più lento ed è quello che vi frega, la lentezza, la troppa prudenza. Guardate, secondo me c'è qualche condizionamento, qualche paura ad agire. È come ci sono quelle persone che non sanno cosa scegliere, non sanno da che parte andare e allora piuttosto dicono, vabbè, allora non faccio niente, vediamo come vanno le cose. Vi sento un po' in quella situazione lì, perché comunque quando c'è il diavolo c'è un forte condizionamento mentale, egoico, intendo. E qui anche lo vedevamo. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. 4 di spade, ruota della fortuna e sacerdotessa. Ragazzi, secondo me la cosa che cambierà, perché c'è la ruota della fortuna, è la vostra capacità di vedere in modo, diciamo, più obiettivo le cose, come se sì, c'è un cambio comunque a livello di karma. C'è anche un 4 di spade che è una carta di guarigione, una carta che vi dice che arriverà, diciamo, questo momento di raccoglimento per far avvenire questa ruota della fortuna, per far avvenire il cambio, ok? Vi dicono anche di seguire la vostra intuizione con la carta della sacerdotessa. C'è qualcosa che secondo me avete bisogno di... sì, è come un cambiare punto di vista. Va bene, andiamo a vedere 7 di bastoni. 5 di pentacoli. Ragazzi, il 7 di bastoni, guardate, vedendo queste due carte insieme è un po' come la sensazione che vi tenderete ad arrendervi. Può essere nei confronti di una persona, perché qui abbiamo un re di coppe
che potrebbe essere la vostra persona di interesse, o per qualcuno potrebbe essere un genitore, come se non ci fosse un certo tipo di accordo con un genitore, come se qualcuno qui dovesse prendersi più responsabilità di quelle che competono. Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe. Tre di coppe e tre di denari. Mm. Mm. Ragazzi, tre di coppe, tre di denari, tre di denari. Come la sensazione qui che qualcuno non voglia fare troppi compromessi. Però non so se siete voi o se è l'altra persona, per quello che qui vi dicono, andate per quello che è il vostro obiettivo, per il compromesso, per il contratto, per il matrimonio, per quello che è, voi lottate per quello che volete, perché comunque siete, a causa di questo diavolo, di questi condizionamenti un po' egoici, siete un po' fermi con questo Cavaliere di Pentacoli nell'autunno, ma probabilmente perché avete bisogno un attimino di ritrovare una sorta di equilibrio. Qui avete un 4 di spade, c'è qualche cosa che deve guarire prima. Andiamo a vedere questo 3 di pentacoli, 7 di coppe e giudizio. È come se vi dicessero di non accettare compromessi che non sono in allineamento con voi, solo quello che volete voi, quello che è valido per voi. Magari sarà un po' difficile agire, avete bisogno prima di guarire. Guardate, la sacerdotessa, ma anche il papa, sono papa e papessa, potrebbero fare anche riferimento a delle guide spirituali che potrebbero aiutarvi. E qui abbiamo questo 7 di coppe che è un po' come se vi dicessero guardate oltre, ma ce l'avete anche qui con la sacerdotessa. Il giudizio è, diciamo, il passaggio finale, no? Quando ci dicono sì, va bene, tu puoi entrare, no, tu devi ripetere la scuola, tu ti devi reincarnare, non hai imparato la lezione, per cui è meglio se ripeti, ok? È come se vi dicessero di darvi più possibilità in questa situazione particolare, in questo periodo particolare, ok? Perché qui c'è la possibilità di una rinascita, ragazzi, però dovete darvi voi le possibilità. Quando il 3 di Pentacoli è girato al contrario, è perché c'è uno scarso amor proprio, devo dire. Infatti anche qui lo vedevamo, no? Se fosse una situazione romantica vi dico che c'è qualcuno che potrebbe un po' soffrire di una certa situazione non poco chiara, cioè insomma poco chiara, poco delineata, e qui vi suggeriscono di non farvi incantare dalle parole o dall'ego, insomma, dalla vostra mente, ma di continuare a perseguire l'obiettivo e state sereni perché comunque c'è la fortuna dal vostro lato, ok? Va bene. Non lo so, è come se ci fosse questa persona di fianco a voi che non è che abbia tanta voglia di compromettersi e anche voi siete un po' lì perché dite, ma non so se sono io che non valgo abbastanza o se è proprio la persona che ha fatti suoi. Fatemi sapere nei commenti, poi è interessante saperlo. Andiamo a vedere ancora grazie, un oracolo. Ne abbiamo 3. Allora, carta numero 4. Parla di libertà, ragazzi. Qui abbiamo il viaggio. Qui si può dire che è una sorta di pianificazione del viaggio, come se ci fossero degli accordi da dover prendere.
Vediamo altre carte di spostamento. Potrebbe essere la ruota della fortuna. Però è come se avessi bisogno di liberarvi di tutti questi pesi di cui ci parla il 10 di bastoni. Qui abbiamo la saggezza dei re, dei maestri, e parla di una chiarezza mentale. Io sento che ci arriverete dopo questo 4 di spade, perché è proprio quello che vi dice, ok, le cose stanno così. È come uscire dagli alti e bassi della mente, ok? Carta numero 5, che tra l'altro è lo stesso numero della carta del Papa, quindi può essere importante magari per voi questa data. Guardate che bella questa. Abbiamo il cuore che guarisce. Anche qui parla di amore, di romanzo e di accettazione. Quindi, ragazzi, in qualche modo sento che ci sarà una forte onda emotiva in quest'autunno. Cari amici dei pesci, fatemi sapere che cosa ne pensate. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere. Se volete prenotare una sessione privata con me, potete contattarmi all'indirizzo email che vedete lì. Se invece volete avvicinarvi al percorso di crescita, vi consiglio di abbonarvi al canale, perché nella sezione degli abbonamenti tratto temi specifici di metafisica e spiego poi come utilizzare, come lavorare con le energie, insomma. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!